Cari membri della Enfire Family, benvenuti in questo video. Piccola premessa, mi piacerebbe che i commenti che scriverete qui sotto siano commenti ben pensati. Commenti che non derivano da un guardo il video per 30 secondi, poi dopo vado a commentare tutto arrabbiato oppure elogiando il content creator. Vorrei che questo video fosse un qualcosa di serio. Oggi ragazzi sono qui a fare questo video con la speranza di trasmettervi semplicemente come mi sento. Questi video non hanno un vero e proprio scopo, né hanno la presunzione di poter cambiare quello che va bene o quello che non va bene. Perché poi dopo tutto queste sono cose relativamente soggettive e che dipendono da ciascuno di noi. Nell'ultimo periodo ragazzi avrete visto un Dani, un Enfire, chiamatelo un po' come vi pare, all'interno dei suoi video con una faccia leggermente più triste del solito. Avrete notato sicuramente all'interno del video di Toppo uscito sul canale che ho iniziato lo showcase col sorriso e l'ho concluso praticamente con un magone che neanche quando vai a fare l'esame di analisi 2 per la 7ª volta e vieni bocciato e il professore ti dice lei si ripresenti al prossimo appello. Io ragazzi non credo che negli ultimi anni che ho passato su Dragon Ball Legends il mio modo di percepire il gioco sia stato mai così negativo come lo è in questo momento. Come bene o male sapete tutti quanti ragazzi, gioco a questo gioco dal day one. Una volta che ai tempi vidi sullo store la possibilità di giocare un gioco in tempo reale con i miei amici, con i personaggi di Dragon Ball, impazzii completamente. Oh mio Dio, che figata! Posso giocare con Goku Super Saiyan 3 e tirare la sfera Genkidama su Kid Buu. Posso giocare con Goku Ultra Istinto, posso divertirmi a giocare con i villain. Ero carichissimo ragazzi. Quando ebbi la possibilità di giocare a questo gioco per la prima volta ne rimasi affascinato. Continuo a giocare finché non mi viene la bizzarra idea di inserirmi all'interno del panorama competitivo di Dragon Ball Legends. Entro su una community di Telegram e chiedo in chat: qual è il clan più forte di Dragon Ball Legends? Io sono fortissimo, ci voglio entrare. Allora mi ricordo che venni rimandato a un gruppo su Facebook dove si organizzavano tornei internazionali, ovviamente fatti dalla community, e io riuscii ad entrare dopo la vittoria da parte mia di un torneo molto difficile, oltretutto che ho vinto grazie a Trunks Purple Extreme, all'interno del team italiano più forte che sia mai stato creato su questo gioco. Quel team ragazzi che ai tempi si chiamava IG, ovvero Italian Gods, che alla fine ha vinto il 95% delle competizioni dove è entrato. Mi ha davvero tanto fatto divertire, mi ha regalato delle emozioni ragazzi che voi neanche immaginate, ed è anche il team dove ho conosciuto tanti giocatori che attualmente sono addirittura ancora dei miei cari amici. Dopo il clan IC ragazzi decisi di continuare a fare contenuti, ma mi spostai verso la cosa che mi rendeva più contento in assoluto, ovvero far ridere la gente, riuscire a migliorare la giornata a qualcuno anche per 5 secondi perché faccio una cavolata, perché non trovo un personaggio, perché mi droppano le combo quando non devo dropparle, mi si attiva l'assistente di Google e chi più ne ha più ne metta, è una delle cose che mi spinge ancora ad oggi a fare il creatore di contenuti nonostante lavori 8 ore al giorno e abbia anche altre attività oltre a questa che porto su YouTube. Avere la possibilità di lasciare un segno positivo nella mente di qualcuno che ti guarda, magari cercare di convincerlo a guardare le cose da un'altra prospettiva, ad accettare le opinioni altrui o magari a cogliere quelle piccole cheat che lascio a quei pochi ingegneri o quelli che hanno deciso di intraprendere la difficilissima carriera dello studio in ogni video, mi dà veramente tanta soddisfazione ragazzi. Voi non sapete quanto per me è importante riuscire a trasmettervi le cose nella maniera più corretta, oggettiva e professionale possibile. Bene, premessa fatta, adesso sapete per quale motivo ho iniziato a portare contenuti, sapete che adoro far divertire le persone, sapete che adoro trasmettere alle persone quelle che sono un po' le mie emozioni. Ma per quale motivo vi ho parlato di questa cosa? Bene ragazzi, fondamentalmente nell'ultimo periodo su Dragon Ball Legends non mi trovo più nella condizione di riuscire a farvi divertire a causa non del mio umore che è girato per fatti suoi, ma a causa del gioco
gioco stesso, che nell'ultimo periodo non mi sta regalando le stesse emozioni positive che mi regalava un tempo. Come moltissimi di voi sapranno, ovviamente il mio canale è composto al 50% da contenuti che oggettivamente non sono composti da personaggi molto meta. Sebbene io mi diverta comunque a portarvi degli showcase dove faccio vedere i personaggi per un'ora in maniera competitiva, seria, vi porti i team meta con la quale scalare la top e tutto il resto, sapete benissimo che una buona percentuale dei miei video sul canale sono sempre stati dedicati allo scoprire team, allo scoprire personaggi e a pescare randomicamente dal box PG che magari la settimana scorsa avevate visto solamente da un giocatore che il gioco lo aveva appena scaricato. Negli ultimi anni ho avuto modo di sperimentare realmente cosa vuol dire perdere una partita e mi sto rivolgendo ai simpaticoni che dicono ma Dani, ma tu piangi sempre. Piango che cosa, ragazzi? Ho portato un'intera serie chiamata Lo riscopriamo, dove giocavo personaggi del calibro di Rageta, giocavo Pan, giocavo Vegeta Yell quando ancora non gli avevano fatto lo Zenkai. Ragazzi, ho giocato di tutto in quella serie. E sapete qual è la cosa più bella di tutte? Che mi sono divertito come un pazzo a registrare ogni singolo video anche in presenza dei meta più terribili del mondo. E c'erano gli hybrid, e c'erano i fusion, e c'erano i fusion, che belli fusion, e c'era Regeneration, e c'era il GT. Ragazzi, quella serie che è stata registrata nel corso dell'intero periodo di vita di questo canale ha visto i peggiori team meta con la quale mi sono scontrato. Ma allora che cosa è successo? Perché ai tempi, sebbene io perdessi centinaia di partite, non mi sono mai lamentato, e adesso che cerco di portare qualcosa di leggermente fuori meta inizio a lamentarmi? Beh ragazzi, il problema, ve lo dico subito, non sono i giocatori che giocano con quei Vegeta blu. Assolutamente no. Come potrei dare la colpa a un giocatore che magari ha speso 180 euro sul banner di Goku e Vegeta, che vuole giocare i personaggi più forti del gioco, che va in PvP col Mono Purple? Come potrei dargli la colpa? Come potrei accanirmi su un giocatore che semplicemente va in PvP per vincere? È una componente del gioco, c'è sempre stata e sempre ci sarà. Ragazzi, il problema è intrinseco all'interno di una miriade di altri sottoproblemi che affliggono il gioco. I problemi sono tantissimi e variano da giocatore a giocatore. Ci saranno personaggi o giocatori che danno la colpa ai team Mono Purple o a Vegeta e Goku. Può starci, ragazzi, ognuno ha la sua opinione. Ci saranno giocatori che danno la colpa al Rising Rush che può essere tirato nei primi 15 timer count. Ci saranno giocatori che daranno la colpa al matchmaking e al fatto che vi matcha con giocatori che sono scarsissimi e nel caso di sconfitta vi fa retrocedere di 450.000 posizioni. Ci saranno giocatori che non amano il gioco statico e i camperoni, ce ne saranno altri che invece adorano questo PvP perché possono finalmente competere ad alto livello con degli avversari che fino a qualche season fa trovavano solamente nell'ultima settimana di gioco. Di una cosa ragazzi però sono sicuro, ovvero dei dati e dell'82% dei giocatori che nel post in community mi hanno selezionato la risposta no alla domanda: Dragon Ball Legends ti sta divertendo nell'ultimo periodo? Perfetto, prima parte del video completata. Adesso arriva una parte che magari molti di voi non si sarebbero mai aspettati da me, ovvero la parte in cui Dani vorrebbe spezzare una lancia a favore dei nuovi Goku e Vegeta blu. Hanno messo finalmente la parola fine a una piaga che era all'interno di Dragon Ball Legends da diversi anni e della quale ci lamentavamo tutti, io compreso, ovvero la dominazione degli Zenkai e il fatto che la spesa anche ingente di Chrono Crystal all'interno dei banner non fosse mai giustificata, perché io pullavo sulla LF di turno, la LF di turno magari mi usciva, ero super carichissimo, la giocavo in PvP ed era praticamente impossibile riuscire a vincere un match, perché comunque Gohan, la 18 e compagnia varia erano praticamente devastanti e non riuscivano a dar spazio ai personaggi nuovi e vanificavano la spesa delle Chrono Crystal dei giocatori. Bene, grazie a Goku e Vegeta e a questi banner un po' pazzurdi con i rate tripli, beh, questa cosa effettivamente è stata risolta e io sono contentissimo di questa cosa ragazzi. Ma secondo voi io posso essere triste perché hanno rilasciato un personaggio in grado di annientare
ciò che effettivamente annoiava di più il gioco, ovvero l'utilizzo di personaggi vecchi con lo stesso kit noiosissimi, della quale semplicemente si pompavano le statistiche a dismisura e tutto il resto. Ovviamente ragazzi, così come sono contento del PT Timer, degli Zenkai gratuiti e di tutte le migliorie che il team di sviluppo ha fatto nell'ultimo periodo. Però c'è un qualcosa ragazzi che è stato introdotto dal sistema di leghe in poi che mi ha davvero spento l'entusiasmo quando cerco di giocarvi un team fuori meta. Io ragazzi non ho mai fatto così tanta fatica a registrarvi un video in cui cerco di portarvi un team un po' trollerino e questa cosa mi dispiace particolarmente. Le motivazioni ve le ho già spiegate qualche secondo fa, sono tantissime. Possono essere una, possono essere due, tre, tutte quante, non lo so e non lo sapremo mai. Semplicemente fatto sta che quando io oggi premo PvP mi incontro davanti una miriade di team monopurple di giocatori che vogliono fare i loro RP e io sono lì con il mio meraviglioso Rildo di cui volevo fare lo riscopriamo e cerco di tirare una strike card ed effettivamente la strike card non riesce a fare neanche il 3% di HP sui personaggi del meta. Ecco, mi sale un po' il magone. Mi sale il magone perché quando il team di sviluppo ci presenta gli aggiornamenti li presenta come la cosa più bella del mondo. Abbiamo introdotto le leghe così che i giocatori possano finalmente divertirsi a buildare dei team più originali ed ecco a voi il sistema di Tier Featured dove i personaggi nuovi hanno più bonus degli altri. Ed ecco a voi il sistema che va a buffare del 40% lo strike attack di Rildo. E comunque Rildo non riesce a fare nulla. Ma allora, scusatemi, ma questo sistema che va a buffare i personaggi vecchi, per quale motivo deve andarmi a buffare anche quelli nuovi? Se tu mi vai a buffare il personaggio vecchio e il meta è composto solo da personaggi nuovi, mi stai facendo praticamente un nerf indiretto al personaggio vecchio che dovrei essere invogliato a giocare ed essere creativo. Cioè, quando mi hanno presentato il sistema delle tier ero carichissimo, perché dico, cavolo, ma pensa a tutti quanti personaggi che potrei provare nel leader slot con i buff. Ero carichissimo, questa caricanza è durata per circa 4 giorni. Poi sono usciti i personaggi nuovi e i personaggi nuovi, come è giusto che sia, hanno completamente surclassato i vecchi. Allora questo sistema mi puzza un pochino di qualcosa di inutile. Per quale motivo mettere in tier Z personaggi che effettivamente dovrei essere in grado di usare ma che non posso usare perché voglio vedervi a giocare voi con Goku Instant Transmission, Rildo e la nostra Kakunsa. Ovviamente prenderete gli schiaffi perché gli stessi Blue Boys possiedono un bonus, ma anche togliendo il bonus ai Blue Boys ragazzi io non credo che questo 40% o quello che è di danno inflitto maggiorato ai personaggi vecchi sia sufficiente per garantire una creatività e un team building un po' più originale ai giocatori. Quello che voglio dire ragazzi è che magari il team di sviluppo ha delle buone idee però non riesce mai a implementarle in maniera intelligente perché il livello di bilanciamento e la capacità di integrazione di vecchi personaggi con i nuovi sembra che faccia cadere Toshi e company dal pero tutte le volte. Riescono a fare delle cacate talmente grandi fuori dal vaso che a volte mi chiedo, ma seriamente hanno pensato prima di far uscire questo personaggio? Oppure, ma seriamente questo personaggio Zenkai, ad esempio Broly Cilai, aveva senso di essere giocato da qualche parte? Cioè a volte ci sono queste mosse che non riesco a comprendere se siano mosse fatte apposta per far sì che i giocatori pullino nel banner successivo o siano proprio fatte da persone che a livello di competenza non sanno bene che terra pestare. Concludo spezzando una lancia a favore dei nostri cari Goku e Vegeta. Vorrei ringraziarli per aver distrutto finalmente la piaga del le tue Chrono Crystal non valgono nulla prima di essere pullate su uno Zenkai, perché finalmente siamo contenti e sono contento anche per il fatto che le pull sono tornate molto più divertenti di prima. A parte la cacatina dello skip che può essere facilmente risolvibile dai giocatori, beh ecco, io scommetto che tra qualche settimana ci ritroveremo tutti quanti contentissimi con nuovi 10 atti, speriamo di non spendere altri 180 euro per trovare il prossimo personaggio ultra. Io ragazzi credo che Legends sia davvero tanto migliorato nell'ultimo periodo, che abbia avuto delle buone interessanti idee, ma che d'altra parte queste idee non siano state sfruttate bene, siano state mal testate o magari facciano
sono parte di un grande e cattivo malvagio piano che spunterà a far uscire un personaggio Yell durante la celebrazione natalizia che distruggerà completamente il meta cancellando i colori di svantaggio e che tarerà il gioco verso future unità che avranno tutte quante questo livello di potenza, e quindi semplicemente dobbiamo rassegnarci e dimenticarci del fatto che in questo gioco esistono 180 personaggi ma solamente 6 o 7 giocabili. Detto questo, Dani vi saluta, vi passa la palla, voglio assolutamente sapere che cosa ne pensate, voglio le vostre opinioni, i vostri pensieri, voglio tutto quanto qui sotto nei commenti, e voglio solamente sentire persone che hanno guardato il video dall'inizio alla fine, perché ragazzi, se non guardate l'intero video, vi fermate i primi 30 secondi, non cogliete il senso di quello che voglio dirvi. E tranquilli ragazzi, non sto quittando, semplicemente questo video significherà che in futuro avremo un po' meno video trollerini e qualche video in più in cui cercheremo di aguzzare l'ingegno per cercare di portare su questo canale qualcosa di originale. L'ho sempre fatto, sì, cercando di portare vecchi personaggi. Questa cosa non è più fattibile? Ci arrangeremo, ci evolveremo, anzi, torneremo più forti di prima.